Lezione 1. Comunicazione efficace del team. Ciao Anna, stavo pensando alla comunicazione di squadra. È fondamentale, vero? Ciao John. Assolutamente. Anche i check-in regolari con i membri del team possono aiutare, giusto? Sicuramente. Una comunicazione coerente è fondamentale per mantenere tutti sulla stessa pagina. Non potrei essere più d'accordo. Aiuta a prevenire malintesi e promuove la collaborazione. Esattamente. Quando i membri del team sono ben informati, le attività possono essere completate in modo più efficiente. Questo è vero, una comunicazione chiara assicura che tutti comprendano i propri ruoli e responsabilità. Inoltre, consente la risoluzione tempestiva di eventuali problemi che possono sorgere. Precisamente. I problemi possono essere risolti tempestivamente quando i canali di comunicazione sono aperti. Quindi, come possiamo garantire una comunicazione efficace del team? Un modo è quello di stabilire riunioni o check-in regolari del team. Questo ha senso. Offre a tutti l'opportunità di condividere aggiornamenti e preoccupazioni. Assolutamente. Consente una discussione aperta e garantisce che la voce di tutti sia ascoltata. Che dire dei team remoti o dei team che lavorano in fusi orari diversi? In questi casi, le riunioni virtuali e gli strumenti di comunicazione diventano cruciali. Giusto, utilizzare la tecnologia per colmare le distanze e facilitare la comunicazione. Esattamente. Strumenti come le videoconferenze e la messaggistica istantanea possono aiutare a promuovere la collaborazione. È essenziale scegliere strumenti facili da usare e accessibili a tutti i membri del team. Questo è un buon punto. Garantire che tutti possano utilizzare efficacemente gli strumenti di comunicazione. E che dire della comunicazione scritta, come le email o il software di gestione dei progetti? Anche la comunicazione scritta è fondamentale. Fornisce un registro delle discussioni e degli accordi. Questo è vero, aiuta a evitare problemi di comunicazione e funge da riferimento per usi futuri. Tuttavia, è importante essere chiari e concisi nei messaggi scritti per evitare confusione. Concordato. L'uso di elenchi puntati o numerati può aiutare a trasmettere le informazioni in modo efficace. Inoltre, l'ascolto attivo svolge un ruolo significativo nella comunicazione efficace del team. Ascolto attivo? Puoi approfondire questo argomento? Ascoltare attivamente significa prestare la massima attenzione a chi parla e cercare la comprensione. Capisco. Quindi, implica essere presenti e coinvolti nella conversazione. Esattamente. Dimostra rispetto e promuove una comprensione più profonda delle reciproche prospettive. Questa è un'abilità preziosa da possedere, soprattutto nelle discussioni di gruppo e nella risoluzione dei problemi. Infatti, l'ascolto attivo migliora la collaborazione e favorisce rapporti di lavoro positivi. Apprezzo tutte queste intuizioni. Una comunicazione efficace tra i team è davvero fondamentale. Siete i benvenuti. È un argomento che può influire notevolmente sulla produttività e sul successo del team.
Assolutamente. Mi assicurerò di implementare queste strategie nella comunicazione del mio team. Meraviglioso. Sono lieto di aver potuto fornire alcune indicazioni utili. Grazie per il supporto. Le tue conoscenze e i tuoi consigli sono davvero preziosi. Siete i benvenuti. Ricorda che una comunicazione efficace può portare a un lavoro di squadra più forte. Lo terrò a mente. Cerchiamo di ottenere una comunicazione chiara e aperta in tutti i nostri team. Concordato. Insieme possiamo creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo. Grazie ancora. Apprezzo il tuo tempo e la tua esperienza. Lezione 2. Pianificazione di una vacanza in cabina. Ciao Anna, stavo pensando di organizzare una vacanza in baita. Qualche consiglio? Ciao John. Sembra eccitante. Hai considerato la posizione e i servizi? Sì, sto cercando una baita in un ambiente naturale tranquillo. La natura è così rigenerante. Assolutamente. Assicurati di controllare se la cabina ha una cucina completamente attrezzata per comodità. Buon punto. Cucinare i nostri pasti sarebbe un ottimo modo per risparmiare denaro e godersi l'esperienza. Sicuramente. Può anche essere divertente provare nuove ricette insieme. Sono d'accordo esplorare la natura durante il giorno e cucinare deliziosi pasti la sera. Sembra una combinazione perfetta. Non dimenticare di mettere in valigia alcuni utensili da cucina essenziali. Bene, avremo bisogno di pentole, padelle e utensili da cucina di base per preparare i nostri pasti. Inoltre, controlla se la cabina fornisce lenzuola e asciugamani o se devi portare i tuoi. È importante saperlo. È meglio essere preparati e imballare di conseguenza. Un altro aspetto da considerare è la disponibilità di attività all'aperto nella zona. Assolutamente. Fare escursioni, pescare o anche solo rilassarsi in riva al lago sarebbe fantastico. Cerca le attrazioni circostanti e pianifica le attività che piacerebbero a entrambi. È un'ottima idea. Garantirà che ci sia qualcosa per tutti da aspettarsi. E non dimenticare di mettere in valigia abbigliamento e calzature adeguati per le attività all'aperto. Scarpe giuste e comode e abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche sono essenziali. Inoltre, controlla se la cabina ha regole o restrizioni specifiche, come le politiche per gli animali domestici. Buon punto. Non vogliamo sorprese o limitazioni durante il nostro soggiorno. Infine, assicurati di prenotare la cabina con largo anticipo per assicurarti le date preferite. Sì, la disponibilità può essere limitata, soprattutto durante l'alta stagione dei viaggi. Esattamente. Pianificare in anticipo ti darà tranquillità e ti assicurerà una vacanza senza intoppi. Apprezzo tutti questi suggerimenti. Renderà molto più facile pianificare la nostra vacanza in baita. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Sembra un'avventura fantastica. Lo fa. Non vedo l'ora di immergerci nella natura e godermi del tempo di qualità insieme.
Sono sicuro che sarà un'esperienza memorabile. Scatta tante foto e crea ricordi indelebili. Lo farò. Grazie ancora per la tua guida. Inizierò subito a cercare cabine. Lezione 3. Celebrare le pietre miliari. Ciao Anna, indovina un po'? Ho appena raggiunto un traguardo significativo. È fantastico! Congratulazioni! Cosa hai ottenuto? Ho completato la mia prima maratona. È stata un'esperienza impegnativa ma gratificante. Wow, è impressionante! Correre una maratona richiede determinazione e perseveranza. Grazie. È stato un lungo viaggio, ma sono orgoglioso di me stesso per aver tagliato il traguardo. Dovresti esserlo. Traguardi come questi meritano di essere celebrati. Come hai festeggiato? Mi sono concessa una bella cena con amici e familiari. Ci siamo divertiti molto insieme. Sembra meraviglioso. Festeggiare con i propri cari rende il risultato ancora più speciale. Assolutamente. Condividere la gioia e avere il loro sostegno ha significato molto per me. È importante riconoscere e riconoscere i nostri risultati. Aumenta la nostra fiducia. Sono d'accordo, celebrare i traguardi ci motiva a continuare a fissare e raggiungere nuovi obiettivi. Ogni pietra miliare rappresenta un significativo passo avanti nella nostra crescita e sviluppo personale. Sicuramente. È importante fare una pausa e apprezzare i progressi che abbiamo fatto. Le celebrazioni ci permettono anche di riflettere sul duro lavoro e sugli sforzi che mettiamo per raggiungere i nostri obiettivi. Vero. È un promemoria che la dedizione e la perseveranza ripagano a lungo termine. Assolutamente. Le celebrazioni creano un'atmosfera positiva e ispirano gli altri a perseguire i propri sogni. Questo è un ottimo punto. I nostri risultati possono ispirare e incoraggiare chi ci circonda. È anche importante celebrare piccoli traguardi lungo il percorso, non solo quelli grandi. Hai ragione. Ogni passo avanti, non importa quanto piccolo, merita riconoscimento e celebrazione. Ci mantiene motivati ed energici per continuare il nostro viaggio. Esattamente. Le celebrazioni servono a ricordare i nostri progressi e quanta strada abbiamo fatto. Offrono anche l'opportunità di fissare nuovi obiettivi e guardare al futuro. Celebrare i traguardi è un modo per riconoscere la nostra crescita e affrontare nuove sfide. Assolutamente. È un'occasione per apprezzare il viaggio e le lezioni che abbiamo imparato lungo la strada. Non potrei essere più d'accordo. I traguardi devono essere celebrati e apprezzati. Sono indicatori dei nostri risultati e promemoria del nostro potenziale. Grazie per aver condiviso la mia emozione e per avermi ricordato l'importanza delle celebrazioni. Lezione 4. Piani per il pranzo a buffet. Salve Anna, volevo discutere dell'organizzazione del pranzo per i partecipanti. Ciao. Certo, quali sono i tuoi pensieri sul menù?
Stavo pensando di pranzare a buffet. Offre una varietà di opzioni per tutti. Sembra un'ottima idea. I buffet sono sempre popolari e soddisfano preferenze diverse. Esattamente. Inoltre, consente alle persone di scegliere ciò che preferiscono e provare nuovi piatti. Sono d'accordo, è anche un modo fantastico per soddisfare diverse restrizioni dietetiche. Sicuramente. Vogliamo che tutti si godano il pasto senza limitazioni. Avete preso in considerazione cucine specifiche per il buffet? Penso che un mix di cucine internazionali sarebbe interessante. Aggiunge un tocco globale all'evento. Questo è un suggerimento geniale. Darà ai partecipanti la possibilità di provare sapori diversi. Stavo anche pensando di includere alcune opzioni vegetariane e vegane. È premuroso. Assicura che tutti abbiano abbastanza scelte per soddisfare le proprie preferenze. Assolutamente. Vogliamo che tutti si sentano inclusi e soddisfatti della selezione del pranzo. Dovremmo includere anche le opzioni per i dessert? Certo. I dolci sono un must. Aggiungono un delizioso finale al pasto. Suggerisco di mangiare una varietà di dessert, come torte, pasticcini e vassoi di frutta. Ottima idea, soddisfa diversi gusti ed esigenze dietetiche. Dobbiamo prendere in considerazione disposizioni speciali per le allergie o le sensibilità alimentari? Sì, dovremmo assolutamente chiedere ai partecipanti di informarci su eventuali esigenze dietetiche specifiche. In questo modo, possiamo assicurarci di avere opzioni adeguate disponibili per tutti. Concordato. Vogliamo che tutti si godano il pranzo senza preoccupazioni. Dovremmo allestire punti ristoro o disporre di server per il buffet? Penso che avere dei server sarebbe più organizzato. Previene il sovraffollamento e garantisce un servizio regolare. Questo ha senso. Consente inoltre ai partecipanti di concentrarsi sul pasto e sul networking. Esattamente. Vogliamo che l'esperienza del pranzo sia piacevole e senza problemi. Hai pensato all'atmosfera generale e all'allestimento del buffet? Sì, penso che dovremmo creare un'atmosfera accogliente e confortevole con posti a sedere e arredamento adeguati. Questo è importante. Dà il tono per una piacevole esperienza culinaria. Mi assicurerò di informarti una volta che i piani saranno finalizzati. Perfetto, una volta confermato tutto, possiamo comunicare i dettagli ai partecipanti. Assolutamente. È essenziale tenere tutti informati ed entusiasti del pranzo. Attendo con impazienza un pranzo a buffet piacevole e di successo per tutti i partecipanti. Anch'io. Assicuriamoci che sia un'esperienza indimenticabile per tutte le persone coinvolte. Lezione 5. Pollo e uova biologici. Ciao Anna, hai sentito parlare del pollo e delle uova biologiche? Sono molto popolari. Ciao John, sì, ne ho sentito parlare. Sono più sani del normale pollo e delle uova.
Assolutamente. La gallina e le uova biologiche sono prodotte senza l'uso di antibiotici o ormoni, il che le rende una scelta più salutare. Questo è interessante. Sono più costosi? Sì, tendono ad essere leggermente più costosi dei normali polli e uova, ma molte persone pensano che il costo aggiuntivo valga la pena per i benefici per la salute. Capisco. Sono facili da trovare nei negozi di alimentari. Sì, al giorno d'oggi, la maggior parte dei negozi di alimentari offre opzioni biologiche. Puoi trovare facilmente pollo e uova biologici nella sezione biologica del negozio. Questo è conveniente. Ci sono etichette specifiche da cercare quando si acquistano uova e pollo biologici? Sì, dovresti cercare etichette come biologico certificato o biologico USDA per garantire che i prodotti soddisfino gli standard biologici. Buono a sapersi. Riesci a sentire la differenza tra pollo e uova biologiche e normali? Alcune persone affermano di sentire la differenza, ma in realtà dipende dalle preferenze personali. Il vantaggio principale è la tranquillità di sapere che stai consumando alimenti prodotti senza sostanze chimiche nocive. Capisco. Ci sono altri vantaggi nello scegliere pollo e uova biologiche? Sì, oltre ad essere più salutari, le pratiche di agricoltura biologica sono anche migliori per l'ambiente. Promuovono l'agricoltura sostenibile e il benessere degli animali. È bello sentirlo. D'ora in poi prenderò sicuramente in considerazione l'acquisto di pollo e uova biologiche. Questa è una buona idea. È sempre bene fare scelte informate sul cibo che consumiamo. Assolutamente. Grazie per avermi parlato del pollo e delle uova biologiche. Siete i benvenuti. È stato un piacere. Se avete altre domande, non esitate a chiedere. Lezione 6. Avventura artistica. Ciao Anna, sono entusiasta di andare a fare acquisti per articoli d'arte oggi. Sei pronto? Ciao John, assolutamente. Non vedo l'ora di esplorare il negozio d'arte con te. Ottimo. Facciamo un elenco di ciò di cui abbiamo bisogno prima di partire. Buona idea, dovremmo iniziare con pennelli, colori e tele. Sicuramente. Dovremmo anche procurarci degli album da disegno e delle matite. Sono d'accordo e non possiamo dimenticare le gomme e i temperini. Giusto. Potremmo anche voler cercare nuovi pennarelli o pastelli. Sembra un piano. Dovremmo controllare se hanno anche offerte speciali. Una buona idea. Possiamo risparmiare denaro ottenendo forniture di qualità. Assolutamente. È sempre bello trovare buoni affari. Una volta che abbiamo tutto, possiamo iniziare i nostri progetti creativi. Non vedo l'ora. Le possibilità sono infinite. Esattamente. Possiamo sperimentare diverse tecniche e stili. Sarà un grande momento. Non vedo l'ora di vedere cosa creeremo. Anch'io. L'arte è un modo meraviglioso per esprimerci. Non potrei essere più d'accordo.
Ci permette di dare libero sfogo alla nostra immaginazione. Ed è anche un modo fantastico per rilassarsi e distendersi. Sicuramente. L'arte ha un modo di portare gioia e pace. Bene, andiamo. La nostra avventura artistica ci aspetta. Assolutamente. Andiamo ad abbracciare il mondo della creatività. Sono entusiasta di vedere cosa troveremo. Facciamo in modo che sia una giornata memorabile. Lezione 7. Esplorazione degli obiettivi e delle tradizioni. Ciao Anna, hai mai pensato di viaggiare in Giappone? È un'ottima scelta per vivere tradizioni uniche. Ciao John, sì, il Giappone è nella mia lista dei desideri di viaggio. Mi piacerebbe esplorare la loro ricca cultura e costumi. È fantastico. Oltre a viaggiare, hai altri obiettivi che vorresti perseguire? Assolutamente. Uno dei miei obiettivi è imparare una nuova lingua. Sono sempre stato affascinato da lingue e culture diverse. È un obiettivo meraviglioso. L'apprendimento di una nuova lingua apre un mondo completamente nuovo di opportunità. Sono d'accordo, aiuta a costruire connessioni con persone di diversa estrazione e migliora la comprensione culturale. Sicuramente. Un altro mio obiettivo è migliorare le mie abilità culinarie. Voglio essere in grado di preparare piatti deliziosi di diverse cucine. È un obiettivo fantastico. La cucina è un ottimo modo per esplorare diversi sapori ed espandere il tuo repertorio culinario. Grazie, credo sia importante fissare continuamente degli obiettivi e sfidare noi stessi per crescere. Assolutamente. Mantiene la vita eccitante e ci aiuta a sviluppare nuove competenze e prospettive. Parlando di tradizioni, avete mai celebrato qualche festival culturale unico? Sì, ho avuto l'opportunità di partecipare alle celebrazioni del Capodanno cinese. È stata un'esperienza vivace e gioiosa. Sembra incredibile. Mi piace conoscere diverse tradizioni e celebrazioni da tutto il mondo. È affascinante vedere come le persone si riuniscono per onorare la propria eredità e celebrare le proprie usanze. Infatti, le tradizioni svolgono un ruolo importante nel preservare l'identità culturale e tramandare i valori attraverso le generazioni. Assolutamente. Offrono un senso di appartenenza e ci collegano alle nostre radici. Penso che sia importante abbracciare e rispettare le tradizioni di culture diverse, anche se diverse dalla nostra. Non potrei essere più d'accordo. È attraverso la comprensione e l'apprezzamento della diversità che possiamo promuovere l'unità e l'armonia. Ben detto, continuiamo a esplorare nuovi obiettivi e a conoscere le tradizioni che rendono il nostro mondo così ricco e diversificato. Assolutamente. La vita è un meraviglioso viaggio di crescita e scoperta. Sfruttiamola al meglio. Grazie per questa stimolante conversazione. Mi piacciono sempre le nostre discussioni. Lezione 8. Partecipazione alla conferenza. Ciao Anna, di recente ho partecipato a una conferenza sulle tendenze tecnologiche. È stato abbastanza istruttivo. Parteciperai ad altre conferenze in futuro?
Ciao! Sì, penso che partecipare alle conferenze sia un ottimo modo per rimanere aggiornati e imparare dagli esperti del settore. Ne vale sicuramente la pena. Assolutamente. Le conferenze forniscono preziose informazioni e opportunità di networking. Torno sempre sentendomi ispirato e motivato. È meraviglioso! Quali argomenti o settori ti interessano particolarmente? Sono interessato a esplorare le conferenze relative all'intelligenza artificiale e all'energia sostenibile. Sono campi in rapida evoluzione. È un'ottima scelta. Sia l'intelligenza artificiale che l'energia sostenibile stanno plasmando il futuro. Partecipare a conferenze in quelle aree ti manterrà in prima linea. Sicuramente. È importante stare al passo con i tempi ed essere consapevoli degli ultimi sviluppi. Oltre alla partecipazione alle conferenze, hai altri obiettivi legati al tuo sviluppo professionale? Sì, ho intenzione di iscrivermi ad alcuni corsi online per migliorare le mie competenze nella gestione dei progetti e nell'analisi dei dati. È fantastico! L'apprendimento continuo è fondamentale per rimanere competitivi nel mercato del lavoro odierno. Assolutamente. Credo nell'investire nella mia crescita e nel mio sviluppo. Non potrei essere più d'accordo. È importante avere una mentalità di crescita e cercare costantemente nuove conoscenze e competenze. Ci sono conferenze o eventi specifici a cui state pensando di partecipare nel prossimo futuro? Sì, sono interessato a partecipare a una conferenza sull'imprenditorialità e l'innovazione. Fornirà informazioni preziose per le mie attività commerciali. Sembra eccitante. Partecipare a una conferenza sull'imprenditorialità può essere una grande opportunità per imparare dagli imprenditori di successo e trarre ispirazione. In effetti, è un'occasione per entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo ed espandere la mia rete professionale. Il networking è sicuramente un vantaggio significativo della partecipazione alle conferenze. Apre le porte a nuove opportunità e collaborazioni. Assolutamente. Costruire relazioni con professionisti del settore può portare a preziose collaborazioni e avanzamenti di carriera. Bene, ti auguro buona fortuna per la tua partecipazione alla conferenza e gli obiettivi di sviluppo professionale. Grazie, apprezzo il tuo supporto. E vi incoraggio a continuare a esplorare e partecipare anche alle conferenze. Grazie, terrò sicuramente d'occhio le prossime conferenze che sono in linea con i miei interessi. Alla nostra continua crescita e apprendimento. Lezione 9. Esplorazione della cucina locale. Ciao Anna, ho appena scoperto questo nuovo ristorante in città. Dovrebbe avere del cibo fantastico. Ne hai sentito parlare? Ciao John, sì, anch'io ho sentito parlare bene di quel posto. Non vedo l'ora di provare la cucina locale. È perfetto. Provare nuovi piatti è sempre emozionante. È un ottimo modo per esplorare i sapori di una regione. Assolutamente. Adoro immergermi nella cultura gastronomica locale ogni volta che viaggio. È un modo meraviglioso per scoprire i sapori e le tradizioni culinarie uniche di una destinazione. Non potrei essere più d'accordo. Il cibo è un modo per connettere le persone e raccontare storie su un luogo.
Sicuramente. Ogni piatto ha la sua storia e le sue influenze che riflettono la cultura locale. È affascinante il modo in cui gli ingredienti e le tecniche di cottura variano nelle diverse regioni. Assolutamente. È come un viaggio per le papille gustative. Non vedo l'ora di provare alcuni dei piatti d'autore che hanno in quel ristorante. Anch'io. Ho sentito che hanno un piatto noto per i suoi sapori ricchi e le spezie aromatiche. Sembra delizioso. Sono sempre pronto a provare nuovi sapori e ad ampliare il mio palato. Lo stesso qui. È una grande opportunità per uscire dalle nostre zone di comfort culinario. Esattamente. Si tratta di abbracciare nuove esperienze e assaporare ogni boccone. Trovo che provare la cucina locale mi aiuti anche a capire meglio la cultura e le tradizioni di un luogo. Assolutamente. Il cibo è parte integrante dell'identità e del patrimonio di una regione. Non vedo l'ora di condividere questa esperienza culinaria con te. Allo stesso modo. Sarà una deliziosa avventura culinaria. Pianifichiamo di visitare presto il ristorante e concederci alcuni piatti appetitosi. Sembra un piano. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio gastronomico con te. Sarà un'esperienza indimenticabile. Fino ad allora, soddisfiamo le nostre voglie con anticipazione. Concordato. Che il conto alla rovescia per la nostra avventura culinaria abbia inizio. Infatti. Prepariamoci a stuzzicare le nostre papille gustative. A presto. Lezione 10. Abitudini sane. Ciao Anna, mi sento un po' stanca ultimamente. Penso di dover apportare alcune modifiche al mio stile di vita. Ciao. Prendersi cura della propria salute è importante. Quali cambiamenti stai pensando di apportare? Cercherò di migliorare la mia dieta e di bere più acqua. Ho sentito che rimanere idratati aiuta ad aumentare i livelli di energia. È un ottimo piano. Seguire una dieta equilibrata e bere abbastanza acqua può fare una grande differenza nel modo in cui ti senti. Sono d'accordo, devo ridurre gli alimenti trasformati e incorporare più frutta e verdura nei miei pasti. L'aggiunta di più frutta e verdura ti fornirà importanti nutrienti e ti farà sentire pieno di energia per tutto il giorno. Assolutamente. Voglio anche ridurre l'assunzione di bevande zuccherate e optare invece per acqua o tisane. È una mossa intelligente. Le bevande zuccherate possono causare cali di energia, mentre l'acqua e la tisana ti manterranno idratato senza zuccheri aggiunti. L'idratazione è fondamentale, soprattutto durante questi caldi mesi estivi. Devo fare uno sforzo consapevole per bere più acqua. È facile da dimenticare, ma portare con sé una bottiglia d'acqua può servire a ricordare di rimanere idratati per tutto il giorno. Questa è una buona idea. Dovrei tenere una bottiglia d'acqua sulla scrivania al lavoro e portarne una con me quando sono in giro. In questo modo, avrai un facile accesso all'acqua e sarai più propenso a berla regolarmente. Assolutamente. Piccoli cambiamenti come questi possono avere un grande impatto sulla salute e sul benessere generale.
Non potrei essere più d'accordo. Prendersi cura del proprio corpo è essenziale per una vita equilibrata e appagante. Oltre a migliorare la mia dieta e l'idratazione, voglio anche incorporare un regolare esercizio fisico nella mia routine. È un obiettivo fantastico. L'esercizio fisico non solo aumenta l'energia, ma promuove anche il benessere fisico e mentale. Sto pensando di iniziare con alcuni esercizi leggeri come camminare e aumentare gradualmente l'intensità. Questo è un ottimo approccio. Iniziare lentamente e ascoltare il proprio corpo è importante per prevenire lesioni e costruire una routine di esercizi sostenibile. Sono entusiasta di apportare questi cambiamenti e vedere come influiscono positivamente sui miei livelli di energia e sulla salute generale. Sono sicuro che noterai una differenza. Ricorda che piccoli passi possono portare a miglioramenti significativi. Grazie per il supporto. Ecco il nostro viaggio verso abitudini più sane e una vita vivace. Lezione 11. Esplorazione di nuove culture. Ciao Anna, recentemente ho fatto un viaggio in un paese straniero e ho avuto delle esperienze interessanti. Ciao John. Viaggiare in posti nuovi può essere una vera avventura. Cosa ti ha colpito di più? Beh, sicuramente le barriere linguistiche. A volte era difficile comunicare con la gente del posto. La lingua può essere una sfida, ma è anche un'opportunità per imparare e adattarsi. Come te la sei cavata? Ho cercato di imparare alcune frasi di base prima del viaggio, che mi hanno aiutato in interazioni semplici come ordinare cibo o chiedere indicazioni stradali. Questo è un approccio intelligente. Dimostra rispetto per la cultura locale e rende le persone più disposte ad aiutare. Assolutamente. E anche quando non riuscivo a comunicare verbalmente, ho scoperto che i gesti e il linguaggio del corpo potevano comunque trasmettere un significato. La comunicazione non verbale è davvero potente. È incredibile quanto possiamo esprimere senza usare le parole. Sono d'accordo, mi ha fatto apprezzare gli aspetti universali della connessione e della comprensione umana. Hai incontrato differenze culturali che ti hanno sorpreso durante il tuo viaggio? Sì, c'erano alcune usanze molto diverse da quelle a cui sono abituato. Ad esempio, togliersi le scarpe prima di entrare nelle case o nei templi. Queste pratiche culturali possono essere affascinanti. È importante essere consapevoli e rispettosi delle usanze locali quando si visita un posto nuovo. Assolutamente. Fa tutto parte dell'esperienza di apprendimento e abbraccia diversi modi di vivere. Hai avuto interazioni memorabili con la gente del posto nonostante le barriere linguistiche? Sì, ho incontrato delle persone incredibilmente amichevoli e disponibili. Si sono sforzati di capirmi, nonostante le difficoltà linguistiche. È meraviglioso sentirlo. Dimostra che la connessione umana può superare le barriere linguistiche. Lo fa davvero. Mi ha fatto capire l'importanza dell'empatia e della gentilezza nelle nostre interazioni con gli altri. Viaggiare non significa solo vedere posti nuovi, ma anche conoscere culture diverse ed espandere la nostra visione del mondo. Esattamente. Allarga i nostri orizzonti e ci aiuta ad apprezzare la diversità e la bellezza del nostro mondo. Sono contenta che tu abbia avuto un viaggio così appagante. Sembra una preziosa esperienza di apprendimento.
Sicuramente lo era. Sono tornato con un maggiore apprezzamento per le diverse culture e il desiderio di continuare a esplorare. È fantastico. Un augurio per molte altre esperienze di viaggio arricchenti in futuro. Complimenti per questo. Che possiamo continuare a imparare e crescere attraverso le nostre avventure. Lezione 12. Problemi domestici. Ciao Anna, l'acqua della doccia non è abbastanza calda. Hai idea di cosa potrebbe esserci che non va? Ciao John. Potrebbe essere un problema con lo scaldabagno. Hai controllato se funziona correttamente? Sì, ho provato a regolare le impostazioni della temperatura dello scaldabagno, ma non sembra fare differenza. Cosa dobbiamo fare? Mi dispiace sentirlo. Dovremmo contattare un idraulico professionista per ispezionare e riparare lo scaldabagno. Saranno in grado di diagnosticare il problema con precisione. Sembra un buon piano. Cercherò un idraulico affidabile nella nostra zona. Hai qualche consiglio? Ho un amico che ha recentemente fatto riparare il suo scaldabagno. Posso chiedere loro i dati di contatto dell'idraulico. È sempre utile ricevere una raccomandazione da qualcuno di cui ti fidi. Sarebbe fantastico. Per favore chiedi al tuo amico e fammi sapere il prima possibile. Dobbiamo risolvere rapidamente questo problema. Capisco. Chiamerò il mio amico oggi e ti ricontatterò con i dati dell'idraulico. Nel frattempo, possiamo fare altro per risolvere il problema dello scaldabagno? Potremmo provare a controllare l'interruttore automatico per assicurarci che non sia scattato. A volte un semplice ripristino può risolvere il problema. Lo farò mentre aspettiamo le informazioni dell'idraulico. Questa è una buona idea. Vale la pena verificare tutte le possibili cause prima che arrivi l'idraulico. Se riscontriamo problemi con l'interruttore automatico, dovremmo contattare anche un elettricista. Assolutamente. È meglio essere accurati e affrontare eventuali problemi correlati per prevenire problemi futuri. Grazie per l'aiuto e per aver contattato il tuo amico. Lezione 13. Vantaggi dell'escursionismo con un accompagnatore. Ciao Anna, stavo pensando di fare escursioni questo fine settimana. Vuoi unirti a me? Ciao John. Sembra un'ottima idea. L'escursionismo è sempre più piacevole in compagnia. Mi piacerebbe molto unirmi a te. Eccellente. È sempre bello avere qualcuno con cui parlare mentre si esplora la natura. Inoltre, è più sicuro fare escursioni in coppia o in gruppo. Sicuramente. Avere un accompagnatore offre un ulteriore livello di sicurezza, soprattutto su sentieri escursionistici sconosciuti o remoti. È importante prendersi cura l'uno dell'altro. Assolutamente. È confortante sapere che qualcuno è lì per assisterci in caso di difficoltà sul sentiero. Possiamo contare l'uno sull'altro per il supporto. Questo è vero, è anche una grande opportunità per condividere le nostre esperienze escursionistiche e scambiare consigli o raccomandazioni per le escursioni future. Sono completamente d'accordo. Possiamo parlare dei nostri luoghi escursionistici preferiti, delle nostre attrezzature e persino condividere storie di escursioni memorabili che abbiamo fatto. La condivisione di queste esperienze può ispirarci a esplorare nuovi sentieri e scoprire gemme nascoste nella natura. Aggiunge entusiasmo e motivazione alle nostre avventure escursionistiche. Sicuramente.
Inoltre, avere un compagno di escursioni può aiutarci a rimanere motivati e responsabili. Possiamo incoraggiarci a vicenda a superare i nostri limiti e raggiungere nuove vite. Questo è un ottimo punto. A volte, quando camminiamo da soli, possiamo sentirci meno motivati o addirittura esitanti ad affrontare sentieri più impegnativi. Avere un compagno può dare quella spinta in più. Assolutamente. È incredibile come un compagno di escursioni solidale possa aumentare la nostra fiducia e aiutarci a superare gli ostacoli lungo il percorso. E non dimentichiamo il divertimento e le risate che possiamo avere insieme. Fare un'escursione con un amico ci permette di goderci il viaggio e creare ricordi duraturi. Hai assolutamente ragione. Condividere risate e vivere insieme la bellezza della natura può rendere l'escursionismo un'attività davvero arricchente e gioiosa. Lezione 14. Servizi di ride sharing. Ciao Anna, hai mai usato un servizio di ride sharing come Uber o Lyft? Ciao John. Sì, ce l'ho. I servizi di ride sharing sono comodi e facili da usare. Sono diventati molto popolari negli ultimi anni. Questo è interessante. Com'è stata la tua esperienza con questi servizi? Gli autisti erano affidabili? Nel complesso, le mie esperienze sono state positive. Gli autisti erano generalmente puntuali e professionali. Mi sentivo al sicuro durante le pedalate. Questo è buono a sapersi. Come si richiede una corsa utilizzando queste app? È semplice? È molto semplice. Devi solo scaricare l'app, creare un account e inserire i luoghi di ritiro e riconsegna. L'app ti abbina quindi a un autista nelle vicinanze. Sembra conveniente. Riesci a tracciare la posizione dell'autista mentre aspetti che arrivi? Sì, esattamente. L'app fornisce un monitoraggio in tempo reale, così puoi vedere la posizione dell'autista sulla mappa e sapere quando si sta avvicinando al punto di prelievo. Questo è utile. E il processo di pagamento? Viene eseguito anche tramite l'app? Sì, lo è. Una volta completata la corsa, l'app addebita automaticamente il metodo di pagamento registrato. È senza contanti e senza problemi. È comodo, soprattutto se non hai contanti a portata di mano. Le tariffe sono ragionevoli rispetto ai taxi tradizionali? In base alla mia esperienza, le tariffe sono state competitive. A volte, nelle ore di punta, potrebbe verificarsi un leggero aumento dei prezzi, ma di solito è trasparente e visualizzato in anticipo. Questo è buono a sapersi. Suppongo che i servizi di ride sharing siano un'ottima alternativa ai taxi tradizionali, soprattutto in termini di comodità e facilità d'uso. Assolutamente. Offrono un'opzione di trasporto flessibile e affidabile, sia che tu viaggi in città o in aeroporto. Posso capire perché hanno guadagnato così tanta popolarità. È comodo avere un giro a portata di mano ogni volta che ne hai bisogno. Sicuramente. I servizi di ride sharing hanno trasformato il modo in cui ci spostiamo e hanno reso i trasporti più accessibili a tutti. Potrei provarlo la prossima volta che ho bisogno di un passaggio. Grazie per aver condiviso la tua esperienza e le tue intuizioni. Siete i benvenuti. Sono sicuro che lo troverai comodo. Se hai domande o hai bisogno di aiuto per iniziare, non esitare a chiedere.
Lo apprezzo. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di assistenza. Grazie ancora. Lezione 15. Benefici del rilassamento e degli interessi personali. Ciao Anna, ho notato che spesso ti prendi del tempo per rilassarti e perseguire i tuoi interessi personali. In che modo ti avvantaggia? Ciao John. Dedicare del tempo al relax e agli interessi personali è essenziale per il mio benessere. Mi aiuta a ricaricarmi e a trovare l'equilibrio nella vita. Questo ha senso. Come ti rilassi e quali sono alcuni dei tuoi interessi personali? Mi piacciono le attività come leggere, ascoltare musica e praticare yoga. Queste attività mi aiutano a rilassarmi e a schiarirmi le idee. Sembra meraviglioso. In che modo il rilassamento ti aiuta in termini di concentrazione e produttività? Quando mi prendo del tempo per rilassarmi, trovo che migliora la mia concentrazione e aumenta la mia produttività. Mi permette di ricaricarmi e affrontare le attività con una nuova prospettiva. È impressionante. Quindi, investendo tempo in te stesso, stai effettivamente migliorando la tua capacità di svolgere le attività in modo più efficace. Assolutamente. Dando priorità alla cura di me stesso e agli interessi personali, sono in grado di dare il meglio di me stesso in diverse aree della mia vita, tra cui lavoro e relazioni. Posso vedere come ciò avrebbe un impatto positivo. È importante trovare quell'equilibrio tra lavoro e vita personale. Sicuramente. Si tratta solo di trovare quell'equilibrio e trovare il tempo per le cose che ci portano gioia e appagamento. Capisco. Che consiglio daresti a qualcuno che fatica a trovare il tempo per se stesso e per i propri interessi personali? Il mio consiglio è di iniziare in piccolo e di essere intenzionali. Anche dedicare qualche minuto ogni giorno a un'attività che ti piace può fare una differenza significativa. Questo è un ottimo consiglio. Piccoli passi possono portare a grandi cambiamenti nel tempo. Si tratta di creare un'abitudine e fare della cura di sé una priorità. Esattamente. È importante ricordare che prendersi cura di noi stessi non è egoista ma necessario per il nostro benessere generale. Sono completamente d'accordo. Spesso trascuriamo le nostre esigenze, ma investendo in noi stessi diventiamo meglio attrezzati per affrontare le sfide della vita. Assolutamente. La cura di sé non è un lusso, è una necessità. Ci permette di mostrarci pienamente in tutti gli aspetti della nostra vita. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. È un prezioso promemoria per tutti noi di dare priorità al nostro benessere e ai nostri interessi personali. Siete i benvenuti. Sono contenta che abbiamo avuto questa conversazione. Ricorda, non è mai troppo tardi per iniziare a investire su te stesso. Prenditi quel tempo e goditi i vantaggi che ne derivano. Lo terrò a mente. Grazie per l'ispirazione. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 16. Collaborazione in team. Ciao Anna, hai notato come la collaborazione del nostro team è migliorata ultimamente? Ciao John. Sì, ce l'ho. È stato bello vedere tutti lavorare insieme in modo più efficace ed efficiente. Meraviglioso. Cosa pensi abbia contribuito a questo miglioramento della nostra collaborazione?
Credo che una comunicazione chiara e un senso condiviso di intenti abbiano svolto un ruolo significativo. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e lavoriamo per raggiungere obiettivi comuni. Questo ha senso. È importante che tutti abbiano una chiara comprensione dei propri ruoli e responsabilità. Assolutamente. Quando tutti sanno cosa devono fare e come questo contribuisce al quadro generale, la collaborazione diventa più fluida. Sono d'accordo, è anche importante avere un ambiente aperto e inclusivo che incoraggi la collaborazione e la condivisione di idee. Sicuramente. Quando tutti si sentono a proprio agio nell'esprimere i propri pensieri e le proprie idee, si favorisce la creatività e la collaborazione. Ho anche notato che il nostro team è diventato più solidale l'uno con l'altro. Siamo disposti ad aiutare e fornire assistenza quando necessario. Questo è vero, la collaborazione prospera quando c'è un senso di cameratismo e supporto tra i membri del team. È impressionante come la collaborazione possa portare a una migliore risoluzione dei problemi e al processo decisionale all'interno del team. Assolutamente. Quando uniamo le nostre capacità ed esperienze, possiamo trovare soluzioni innovative e prendere decisioni più informate. La collaborazione ci aiuta anche a imparare gli uni dagli altri e a crescere sia individualmente che come team. Hai ragione. Possiamo apprendere nuove prospettive, competenze e approcci dai nostri compagni di squadra, portando alla crescita personale e professionale. Penso che sia importante riconoscere e apprezzare gli sforzi dei membri del nostro team. Il riconoscimento aumenta il morale e motiva la collaborazione. Non potrei essere più d'accordo. Riconoscere e celebrare i successi degli individui e del team nel suo insieme rafforza una cultura collaborativa positiva. È bello vedere come il nostro team si è riunito e ha fatto tali progressi nella nostra collaborazione. Sono orgoglioso di farne parte. Mi sento allo stesso modo. La nostra migliore collaborazione ha reso il nostro lavoro più piacevole e gratificante. È una testimonianza di ciò che possiamo ottenere quando lavoriamo insieme verso un obiettivo comune. Sono entusiasta di vedere cosa possiamo realizzare in futuro. Lezione 17. Pianificazione del viaggio. Ciao Anna, sto programmando un viaggio. Se avete domande, non esitate a chiedere. Ciao John, sembra eccitante. Dove stai pensando di andare? Sto valutando alcune opzioni, ma non ho ancora deciso. Sono aperto a suggerimenti. Hai pensato al tipo di esperienza che stai cercando? Ti piace una vacanza al mare o esplorare una nuova città? Sono propenso all'esplorazione di una nuova città. Mi piace immergermi in culture diverse e vivere l'atmosfera locale. È un'ottima scelta. Una volta decisa la destinazione, preferisci viaggiare in aereo o in treno? Di solito preferisco volare. È più veloce e mi permette di massimizzare il mio tempo a destinazione. Questo ha senso. Devo controllare se ci sono voli diretti disponibili per la destinazione prescelta. Sarebbe utile. I voli diretti sono generalmente più convenienti e fanno risparmiare tempo. Ho controllato e ci sono alcune compagnie aeree che offrono voli diretti per la tua destinazione. Vuoi che ne prenoti uno per te? Sarebbe fantastico.
Per favore, proceda e prenoti il volo più conveniente per me. Certo, me ne occuperò io. Avete bisogno di assistenza per le prenotazioni alberghiere o per il trasporto a destinazione? Sì, per favore. Se potessi aiutarmi a trovare un hotel in posizione centrale con buone recensioni, sarebbe fantastico. E avrò bisogno anche del trasporto dall'aeroporto. Notato. Cercherò un hotel che soddisfi i tuoi criteri e organizzerò il trasferimento dall'aeroporto. Posso fare altro per aiutarti? Penso che questo copra tutto per ora. Grazie per l'aiuto. Lo apprezzo.